che secondo me l'armonica diatonica siamo al 20% delle probabilità potenziali espressive, siamo veramente al 20%. Solo che ovviamente per arrivare a aumentare questo gap, no, bisogna insomma essere molto curiosi, studiare, essere curiosi, perché è uno strumento che in realtà non ha una tradizione come alla chitarra di versatilità di tanti generi, no? È confinata lì perché appunto i limiti proprio strutturali della diatonica non ti permettevano di andare al di là, no? Che secondo me la diatonica ha un'espressività veramente eccezionale, quando ha un suono che è riconoscibile, che una dinamica proprio di suono che è eccezionale. Cioè, diciamo di questo 80% di potenzialità che ancora l'armonica non ha dato. Ecco, come la vedi questa piccola percentuale che bisogna capire se crescerà o meno di beatbox e di armonica insieme, un po' alla Moses? Cosa ne pensi? Io penso che inserire la diatonica all'interno di un genere contemporaneo sia una cosa utile, perché porta ai grande pubblico uno strumento che invece non arriva mai a un grande pubblico, no? È arrivato solamente tanto tempo fa al grande pubblico, però ultimamente, oltre che musicisti che suonano solamente blues, però il blues non è una musica da popolare, pop, cioè che arriva al grande pubblico. Quindi, cioè, adesso non è così. Sì, adesso non è così, però è un'operazione utile inserire uno strumento che non è più popolare attraverso appunto una musica per giovani, no? Perché adesso noi parliamo, però i giovani non si riconoscono nel blues, si riconoscono in generi molto più contemporanei, e uno di questi è anche il beatbox. Quindi l'operazione divulgativa per capire che esiste questo strumento è utile il beatbox. Quindi c'è un'interazione giusta tra il respiro, la voce e l'armonica, e questo è una cosa che succedeva anche quando c'erano gli armonicisti che facevano i treni, quindi interagivano tra respiro, voce e armonica, no? E Whooping the Blues di Sonny Terry era appunto un'interazione tra strumento, ritmica e voce. Ed è la stessa cosa, perché il beatbox è ritmo, voce perché no? E armonica. È la stessa operazione fatta un centinaio di anni dopo, insomma, però è la stessa cosa. È aggiornata, quindi è utile, perché la gente adesso sa che esiste questo strumento, altrimenti rimane uno strumento per bambini, no? Proviamo a pensare ai Blues Brothers, i film dei Blues Brothers. Quanti blues canonici ci sono nel film di Blues Brothers? Pochi, è tutto rhythm and blues lì. Però è stato un veicolo che, per esempio, ha fatto conoscere il blues come genere, insomma, come fenomeno a tantissima gente, e quindi è stato un fenomeno popolare. Ovviamente quelli che sono amanti di Johnny Hooker dicevano no, il blues è quello di Johnny Hooker, no? Non è quello dei Blues Brothers. Però anche questo è stato un'occasione per dare la possibilità alla gente di incuriosirsi al genere. Blues. Cos'è il blues? Tanti appassionati adesso che fanno tanto i radicali, no? Però in realtà non sono stati affascinati da Robert Jones, sono stati affascinati perché hanno visto un film di Blues Brothers dove c'erano i due con gli occhiali neri. Poi dopo, quello che invece è una cosa che bisogna lavorare su questa cosa qua, bisogna lavorare sulla curiosità, cioè non fermarsi all'apparenza, ma andare a approfondire gli argomenti. Certo. Poi ci sono le singole persone con il proprio grado di sensibilità e curiosità andare a fondo. Però, e se noi aspettavamo che Johnny Hooker facesse conoscere il blues in Italia, no? Ma quante persone ha fatto conoscere il blues, il film Blues Brothers? Milioni di persone. Quindi attraverso il big box può essere che magari tante persone dicono l'armonica, però non è solo Susanna, si possono fare delle cose diverse. Vai in negozio, si compra un'armonica, oppure compra l'armonica per il figlio.